Noi, io e Franco Santi, siamo originari di Castel dell'Alpi, un paese a 3 chilometri in linea d'aria da questo luogo, e fin da giovani abbiamo percorso questi boschi per divertimento, per passatempo, e Franco anche per motivi di lavoro. Per cui conoscevamo molto a fondo questo crinale. Aggiungasi che i nostri antenati avevano tramandato il ricordo che su questo crinale dove siamo oggi passava una strada romana. Guardando la orografia del territorio e tutti i crinali che si diramano a pettine dall'Appennino verso la Valle Padana, abbiamo constatato che il crinale più logico, diretto e il valico più comodo per attraversare l'Appennino era il crinale fra il Savena e il Setta, che saliva fino al passo della Futa e ridiscendeva nel Mugello. La nostra ricerca è partita dalla lettura di Tito Livio, che nella sua Storia di Roma, al libro 39, ricordava che i Romani nel 187 a.C. hanno deciso di debellare le popolazioni ligure e selvagge che abitavano l'Appennino tosco-emiliano e che erano divisi in tribù. Tribù frignati, liguri frignati, liguri apuani, liguri mugelli si erano coalizzati contro gli attacchi dei Romani per difendere le loro posizioni. Ed allora nel 187 a.C. il Senato decise di inviare tutti e due i consoli in carica quell'anno, e cioè Marco Emilio Lepido e Caio Flaminio, a combattere i Liguri per debellarli definitivamente. E infatti nella campagna estiva del 187 sono riusciti a debellarli. E come era abitudine dei Romani, non appena conquistato il territorio e pacificato il territorio, hanno deciso di costruire due strade, una che collegava Rimini con Piacenza, e diedero l'incarico di questa costruzione a Marco Emilio Lepido, che poi ha lasciato il nome alla strada con via Emilia, nota a tutti nel suo percorso. E l'altro, Caio Flaminio, ha avuto l'incarico di costruire una strada da Bononia, fondata appena 2 anni prima, nel 189, fino ad Arezzo, per collegarsi con la via Cassia che da Roma arrivava già a Arezzo. In questo lavoro Caio Flaminio si è avvalso logicamente delle legioni che avevano combattuto contro i Liguri, e dice quasi scherzosamente Tito Livio, per non lasciare i nostri soldati fece loro costruire questa strada militare. Ora, mentre la via Emilia è nota a tutti e nessuno mette in discussione che il percorso sia quello che conosciamo, la strada costruita da Caio Flaminio, dopo alcuni secoli di uso, cadde in disuso anche già all'epoca imperiale e venne progressivamente abbandonata la manutenzione. Ora, se in una strada viene abbandonata la manutenzione e in alcuni tratti frana o non si può transitare, diventa intransitabile tutta. Così che questa strada, già nell'epoca tardo imperiale, era scomparsa, era stata coperta dalla vegetazione. Tanto che nella tavola peutingeriana, che è una carta stradale redatta intorno al 340 d.C., non è indicata questa strada. È così scomparsa non solo fisicamente, ma anche dalla memoria degli uomini. Per cui nessuno si è interessato di ritrovarla.
Ma la moneta, io levavo i miei sassi per i miei lavoretti, era caduta dentro un crepaccio e rivoltando il sasso è saltata fuori. Non è un ritrovamento eccezionale perché delle monete romane ce ne sono dappertutto, però nel contesto trovato, avere la passione di trovare questa strada ci ha stimolati di venire a scavare qua su. E scavando qui, vedere il contesto del territorio sotto 50 centimetri, che poteva essere 20 metri più su o 20 metri più giù, non è stato facile, ci ha impegnato un paio di anni. E voglio aggiungere che alla maestosità di questo selciato fa capo altre stradine qui in questo passo. Questo passo qui, che è alle pendici del Bastione, penso che sia unico, non solo in Italia ma in Europa, che può vantare le caratteristiche di questo passo. Una strada romana che è indiscutibile come misura, come lavorazione, come tutto. Poco più a valle un passaggio medievale che è lì che si vede, che è durato un migliaio di anni e passa a transitare la gente. Sotto ancora c'è la strada moderna fatta all'inizio del Novecento. Più a monte c'è la strada etrusca, che è unica, poiché nelle città etrusche si trovano le strade, i selciati e tutto, ma fuori è impossibile trovare una strada etrusca e poterla esaminare come è fatta e come l'hanno fatta. Qui c'è. Quindi questo è un passo eccezionale, sotto tutti i rapporti. Aggiungo al discorso interessante di Franco che non solo qui troviamo sull'esatto crinale strada etrusca, 10 metri più in basso strada romana, 10 metri più in basso strada medievale, 10 metri più in basso strada moderna, ma troviamo, scendendo ancora questo declivio, troviamo giù in basso la strada che da Pian del Voglio attuale porta al Passo della Futa, e poi ancora più in basso troviamo l'autostrada del Sole, e adesso addirittura ancora più in basso in galleria fanno il raddoppio dell'autostrada del Sole. Quindi questo crinale raccoglie la storia di 2500 anni di viabilità transappeninica. Questo è un posto, come ha detto Franco, del tutto unico. La questione è che qui si è obbligati a passare di qui. Quindi i romani sono stati costretti, come gli etruschi, come i medievali, a transitare su questo passo qui. Questo passo qui ha un valore enorme da esaminare. Ma vorrei aggiungere un'altra cosa, che a vedere la strada, sembra che la messa in opera sia stata una gran lavorazione. La messa in opera è un quarto della lavorazione. Qui la gran lavorazione è levare i sassi dalle cave e portarli qui a piede d'opera. Perché da qui al passo solo al Poggione, a 3 chilometri sotto la Futa, ci sono 14.000 metri cubi di sassi che sono stati levati dalle cave. Le cave non si trovano mica scoperte, le cave sono interrate, bisogna levare la terra di sopra, gli alberi, levare i sassi, portarli a piede d'opera e poi metterli in opera nella sciocchezza. Sapete quanti sassi si mettono giù un uomo in un giorno? E a levarli che è fatica, 14.000 metri cubi, perché la strada non si è mica fatta a pezzi, la strada si è fatta intera, tutto. Poi c'è stato il diboschimento, che quello poi ha creato dei gran problemi anche alla strada, perché c'è stato delle frane. Ecco, allora io vorrei dire che questa tratta qui, dal Bastione al Poggione, sia un ritrovamento unico. Ecco, nessuno può vantare, anche in Europa, niente. Troviamo dei pezzi di strada sui valici alpini, da tutte le parti, ma dei pezzettini, non 13-14 chilometri. Ecco, direi che quello che ha detto Franco è il succo, il risultato di 35 anni di ricerche. Ma brevemente,
Noi abbiamo iniziato nel 1977 a frequentare questo crinale per trovare la strada. Premettiamo che noi non sapevamo con sicurezza che i Romani avessero costruito un pavimento, ma avendo trovato una moneta in una cava di arenaria ci ha fatto sperare che i Romani avessero utilizzato l'arenaria per fare il pavimento, e se avevano fatto il pavimento speravamo di trovarne dei resti, perché ricordiamoci che i Romani le strade extraurbane non le facevano col pavimento, le facevano col glarium, cioè con pezzettini di ghiaia e di breccia, la cosiddetta strada bianca. Il pavimento lo costruivano solo dove era indispensabile, e qui era indispensabile perché, essendo in alta montagna, qualora ci fossero state delle piogge, non si riusciva a transitare senza un fondo duro e sicuro. Ecco perché hanno usato le pietre dell'arenaria di questi luoghi. Bene, allora noi abbiamo iniziato nel 77. Dopo 2 anni finalmente abbiamo intercettato, a forza di tentativi di scavi, il primo pezzo di basolato, che è esattamente quello sul quale oggi siamo seduti. Siamo voluti venire qui a fare questa intervista proprio in memoria di quel famoso 25 agosto 1979, giorno in cui abbiamo rinvenuto il primo pezzettino di basolato. E da allora abbiamo fatto la ricerca della strada da qui alla Futa. Ci sono 9 chilometri da qui alla Futa. Ci abbiamo messo 20 anni a seguire la direzione e il tracciato di questa strada, trovando la testimonianza della presenza di alcuni tratti di basolato per la continuità fino alla Futa. Poi, dopo i ritrovamenti fino alla Futa, abbiamo proseguito a cercarla oltre la Futa e con l'aiuto di alcuni amici di Bruscoli abbiamo individuato altri pezzi di strada a 3 chilometri a sud del passo della Futa, che peraltro sono quelli meglio conservati e che sono documentati nei libri che abbiamo pubblicato, e quindi abbiamo una continuità di basolati di 11 chilometri che iniziano prima del valico da Bologna e dopo il valico verso Firenze. Quindi questa strada è indubbiamente una transappenninica, e di ciò ne hanno dato atto molti professori di topografia antica che sono venuti a vederla, riconoscendo che questa strada era una strada di epoca repubblicana costruita dai Romani, nonostante che alcuni docenti di Bologna avessero messo in dubbio questo ritrovamento. Perché quando si studia la storia romana si studiano le strade romane? Perché la storia romana si può dire che senza le strade romane non può esistere. Ecco, come hanno detto grandi storici, la strada è il tessuto connettivo della storia, perché senza la strada non sono possibili le relazioni di nessuna natura, né economica, né militare, né poi culturale, tutto quello che viene dopo. Quindi grandi imperi sono stati grandi imperi perché avevano grandi strade. Abbiamo incontrato la strada romana Flaminia Militare nel 2012 e ci siamo resi conto che era necessario valorizzarla, era necessario farla conoscere ancora di più. Quindi abbiamo costruito, organizzato un corso per guide volontarie per portare gli escursionisti su questa strada. 23 si sono iscritti e ben 18 allievi sono stati promossi con voti altissimi. Siamo molto orgogliosi, questo è l'inizio per una loro attività, per valorizzare il territorio, per valorizzare questa strada romana, questi basolati,
questa nostra identità. Noi siamo romani perché veniamo da lì, insomma, e io personalmente insieme ad Angelo e Antonella, a Riccardo, siamo orgogliosi di aver intrapreso questa avventura, questo lavoro di valorizzazione del territorio. Il corso sulla strada romana si inserisce in un percorso di conservazione, valorizzazione del territorio dell'Alto Appennino bolognese. Voglio ricordare che la strada romana attraversa nel comune di San Benedetto Val di Sambro il SIC ZPS che l'anno scorso è stato istituito in questa zona. Noi in questo momento siamo all'interno di questo SIC ZPS. Quindi il nostro circolo intende con questo corso dare un contributo alla valorizzazione di questo territorio e anche diciamo, al mantenimento di quelle piccole attività di agriturismo, di ristorazione, i piccoli alberghi che ci sono nelle frazioni che vengono attraversate dalla strada romana. E contiamo che con le attività che faremo nei prossimi mesi, nei prossimi anni, di dare un piccolo contributo a questo. I boschi sono praticamente incontaminati, in alcune zone non vi sono case. Noi durante il corso abbiamo attraversato per chilometri e chilometri sentieri senza incontrare una casa. La sentieristica è nata in prevalenza per mano di volontari, no? Che trovandosi con del tempo libero che cosa fanno? Cominciano così per piacere a segnare, a riscoprire sentieri che erano tutto sommato abbandonati, la nostra storia sostanzialmente, perché per sentieri si è andati da sempre, no? Poi lo sviluppo industriale, la gente se ne va verso valle e i sentieri vengono abbandonati. Questi volontari cominciano piano piano a segnare e costruiscono questa rete con l'aiuto del CAI, di qualche amministrazione, qualche finanziamento europeo, insomma nasce una rete. Ora noi abbiamo la possibilità di andare da un posto all'altro, sapendo leggere una carta ed una bussola, di girare tutta l'Italia, non c'è nessun problema. È un capitale, come tale, se siamo consapevoli che lo è, va rispettato. Insomma, nessuno ce l'ha, né con chi taglia il bosco, sostanzialmente assolutamente no, perché in genere sono proprio quelli che poi hanno un impatto ma lo rimettono abbastanza in ordine. Nemmeno per chi gira con qualche fuoristrada o moto. Però credo che serva proprio rispetto per il territorio e ci sono le leggi, ma anche proprio per chi, come su questo sentiero, cammina magari venendo dall'estero per vedere il nostro paesaggio. Il corso si è sviluppato in 10 giornate, alla mattina andavamo sui basolati, sui luoghi archeologici, e al pomeriggio abbiamo svolto delle lezioni teoriche sulla storia di Bologna, sulla storia di Fiesole, sulla storia romana. Abbiamo spiegato come si conduce un gruppo escursionistico, abbiamo la sicurezza, la comunicazione, quindi abbiamo cercato di formare delle guide volontarie di Legambiente con ampie conoscenze di questa strada romana. Ma noi già nei prossimi mesi contiamo di organizzare delle visite lungo la strada romana e di ripercorrere un po' tutte le tappe che sono state seguite durante il corso. Potrei raccontare di come è la mia lunga storia con la Flaminia Militare e Cesare Agostini.
fine anni 80, quando lui scavava io ero all'università, avevo fatto il liceo classico e avevo continuato facendo lettere, studiando archeologia. E quindi naturalmente la sua storia mi affascinava più degli altri e mi interessava anche di scavare, di saperne di più. E a un certo punto lo misi in contatto con il mio professore di allora di topografia, il professor Ruggeri, col quale poi è iniziata una lunga collaborazione che ha, partecipato con una lezione anche al nostro corso per guide volontarie. E noi poi un anno, in pochi, ma un gruppo di 10-15, scavammo sotto la direzione del dottor Fedeli per 3 giorni quella che lui chiama la Mutazio nel bosco vicino a Poggio Castelluccio, un edificio ben più grande di quel poco che abbiamo potuto scavare in 3 giorni, dove lui presuppone ci sia una stazione di cambio di cavalli. E quindi da allora diciamo che ho portato avanti la mia passione anch'io per la Flaminia Militare e naturalmente spero, la mia speranza è che si possa continuare ad indagare altri siti, perché come Cesare e Franco hanno suggerito nei loro libri c'è ancora molto da scavare, non solo la strada in sé ma anche i siti nelle vicinanze della strada, Castellieri Liguri, la Mutazio e altre cose. Quindi spero che, come facevamo allora con delle squadre di volontari, soprattutto persone appassionate e naturalmente sotto la direzione di qualcuno che sappia come si fa uno scavo archeologico, però con il volontariato, perché in Italia sicuramente il volontariato è quello che porta avanti tantissime cose, si possa sapere qualcosa di più sulla Flaminia Militare. È stato un corso molto positivo, ha avuto degli effetti anche sulla popolazione, è stato accolto molto favorevolmente, perché servirà per valorizzare la strada romana di cui si è parlato ma non sufficientemente valorizzato fino adesso. Ha avuto un notevole successo anche dal punto di vista dell'amministrazione comunale, che è stata accolta favorevolmente, e ci attendiamo che anche loro investino qualche fondo per poter migliorare la viabilità, la segnaletica e quant'altro. Abbiamo avuto anche nel mese di luglio e di agosto parecchie centinaia di persone, non posso dire migliaia, però centinaia di persone che sono transitate per la strada romana. Abbiamo notato con sorpresa che sono più gli stranieri a conoscere l'esistenza di questo tracciato che non gli italiani. E quindi sta a noi ora promuovere e far conoscere questa nostra risorsa. Come Presidente di Legambiente Alto Mugello sono fiero di aver fatto questo corso, di essere fra i protagonisti di questa iniziazione, diciamo. Ci attendiamo che la popolazione, che le persone prendano atto di questo nostro valore, e quindi cercheremo di valorizzare tutto insieme e cercare di portare i turisti a far conoscere il nostro territorio. Once I had this dream that I was standing in Osaka. There was a geisha and a refugee. And deep down in her pocket there was a tarnished silver locket, and the picture frame had always been empty. She takes that refugee to town and keeps her eyes down on the ground, as if she's waiting for the earth to open up and pull the geisha and that man into the cauldrons of Japan, beneath the streets that only serve to keep the gravity at bay. She talks, I sleepwalk, and I did not hear a thing. Oh, I did not hear a thing. I had this dream, there were 2 star-crossed teenage lovers trying to keep their secrets safe from everyone.
passion they would burn this, and everything they know would be undone. So they hid beneath the bleachers, out of view from all the teachers, as the marching band played Hail to the Team. It was the last game of the season, and they were shaking, they were freezing. There was nothing but their bodies in between. Aspetta, aspetta. Vai! Vai, vai, puoi baciare, ecco. Aspetta le formiche. Ascolta Claudio, Susini, il professor Susini Ha fatto uguale. c'è la fotografia nel Ha fatto la stessa nel cosa. libro. Tutta la strada che Ha ho fatto uguale, si è inginocchiato sopra i selciati e le ha baciati.